Che cosa, se confronti Marassi e il Ferraris con tutti gli altri stadi, c'è qualcosa di speciale di questo stadio, di questo posto, di questi tifosi? Allora, posso dire una cosa, che per vedere cosa Marassi deve venire una volta e non sull'internet, sull'Instagram, vedere il video, deve venire e poi capisci perché sono forti. Ruslan Malinowski, chi sei oggi dopo una bella carriera giocata in giro per l'Europa? Oggi e soprattutto in Italia, come ti definiresti, come ti descriveresti come calciatore ma anche come persona? Secondo me sono cresciuto tanto in Italia, soprattutto capito cosa è calcio, soprattutto tatticamente in Atalanta, anche imparato tanto. C'è ogni paese il suo calcio, in Belgio un calcio diverso, in Francia un calcio diverso, strano diciamo. C'è tanti giocatori forti, ma veramente in Italia c'è più calcio di squadre, cioè quando vieni una squadra vedi subito le idee di allenatore come vogliono giocare, e quella è la forza penso di squadre italiane che è difficile giocare contro perché sono molto organizzati. L'anno scorso sei arrivato al Genoa il giorno della prima giornata di campionato. Quanto è stata diversa per te quest'anno anche la preparazione, visto che l'hai iniziata poi di fatto da subito con il Genoa, con il tuo club? Era difficile perché Marsiglia non era preparazione giusto e anche mi hanno messo fuori dalla rosa dopo 2 settimane e la parte fisica ho fatto da solo con la squadra, cioè, con Marcellino non abbiamo fatto tanto e poi arrivato qui sicuramente non era pronto, ma questo anno ho fatto preparazione da parte della società e da mister, tutto era organizzato buono, abbiamo giocato amichevole, tanti tifosi arrivati a Moena. Era bello lavorare e vedere i tifosi, che ogni allenamento come viene una piccola partita con 2-3 mila persone. Sei già uno dei giocatori più esperti di questa squadra, visti i tuoi 31 anni. Cosa pensi di poter dare al gruppo? Voglio essere un esempio per ragazzi giovani per far crescere loro. Abbiamo anche tanti giocatori giovani, ma che sono già, vedi che sono non giovani, solo sul passaporto giovani, cioè già hanno esperienza, sono seri. Abbiamo un bel gruppo che è creato anche tenuto l'anno scorso di ragazzi come Bani, come Strootman, come Badel, Sabelli, cioè abbiamo un bel gruppo. E io cosa posso portare quest'anno? Cioè, sicuramente dare il massimo per la squadra e sempre fare concorrenza per tutti sul mio ruolo e lavorare al massimo, dipende gioco o non gioco, ma voglio essere un esempio. Ti va di raccontarci il tuo rapporto con mister Gilardino, cosa ti sta chiedendo magari di diverso in questa stagione rispetto allo scorso anno? Per adesso dobbiamo trovare nostre condizioni fisici perché è importante entrare sul campionato fisicamente, non diciamo 100%, ma vicino al 100%. L'anno scorso il mister ha dato tanto aiuto, tanto sostegno, mi ha creduto tanto, sicuramente non ho giocato tutte le partite buone, ma era un periodo quando ho giocato sempre bene, poi ho preso infortuni e poi alla fine 2 partite ho giocato. Allora io sempre dico, cioè, io pronto a giocare, per me non interessa quanto gioco, io sempre pronto, se mister vuole che gioco 10 minuti, do al massimo 10 minuti, se vuole 45, 45, ma io sempre disponibile, lui crede su ogni giocatore ed è sempre aperto per parlare, per aiutare tutti. Parliamo un po' del tuo ruolo, un po' un jolly, sei un po' un jolly, puoi giocare ovunque, puoi fare la mezzala, puoi fare il trequartista, puoi giocare dalla difesa. Per te questo aspetto è un vantaggio o magari fai un po' di fatica a trovare continuità? Io in Belgio ho giocato più 8, nazionale più 10-8, in Atalanta ho giocato più attaccante, qualche volta 10. Anche in Belgio ho giocato tanti partiti come 6, tipo quello basso. E per me mezzocampo quelli
3 posizioni, il migliore dove sto comodo, ma anche posso alzare, ma dipende da caratteristiche, quello che vuole il mister. Lo scorso anno il Genoa è stata una delle sorprese del campionato con il miglior calcio, avete raggiunto l'11° posto, quest'anno che obiettivi vi date? All'inizio non prendere tanti gol e alla fine di partita quando abbiamo perso tanti punti, cioè dopo 90esimi abbiamo preso tanti gol e quello aspetto soprattutto mentale penso che dobbiamo, perché quando è difficile tutti abbassiamo e poi ogni cross è pericoloso, dobbiamo su quel punto migliorare questo anno e sicuramente giocare fuori a casa, prendere più punti e come squadra fare meglio perché tutti, mister e tutti i giocatori vogliono crescere. Se facciamo questo anno ancora meglio di l'anno scorso, diciamo che abbiamo fatto buon lavoro. Mi piace ragazzo giovane attaccante Jeff. C'è un attaccante di 17 anni ma ha potenza di crescere, di migliorare, c'è fisico veloce, con piedi che bene ma tanti, vedi che può migliorare. Anche tutti i ragazzi lavorano, vedi c'è tanto entusiasmo, ma lui perché lui è più giovane di tutti posso dire che in futuro può fare differenze, anche Fini che era l'anno scorso posso dire che è un giocatore che anche può crescere, c'è tanta qualità tecnica, velocità e un giocatore forte. Sai di essere uno dei giocatori con il tiro più potente nel mondo del calcio? Cioè questa roba tu ogni tanto ci pensi? Cioè sai che quando carichi per tirare un calcio a un pallone, il pallone viaggia a velocità importanti? Cioè questa roba ti stimola un po', ti inorgoglisce? Come mi dicono, sul calcio devi usare le tue caratteristiche forti, non le deboli. Se inizi a giocare sulle caratteristiche deboli non vai alto, devi usare quella forza che ce l'hai e ho fatto tanti gol in Belgio, in nazionale anche in Atalanta, anche qui l'anno scorso. Quello devo usare ma non è facile sempre perché avversari anche preparano, in Italia sono bravi di marcare, non dare tanto spazio per tirare. Sai che siamo per finire, il fantacalcio in Italia è una roba clamorosa, no? Sì. Quindi tu, la tua miglior stagione di gol è stata con l'Atalanta, ne hai fatti 10, quest'anno vuoi ripeterti anche con il Genoa? Faresti contenti, oltre che chiaramente te, mister Girardino e tutti i tifosi del Genoa, anche tanti fantallenatori? Sì, sicuramente se non faccio gol la squadra vince in miglior modo, ma individuale deve avere sempre obiettivo, ma non che vai 2 contro 1 e calci per fare gol, quando il tuo compagno in posizione meglio per fare gol. Sicuramente devi fare passaggi, ma se diciamo l'obiettivo per me sicuramente se faccio 10 gol questo anno sarebbe incredibile bello, ma faccio il massimo sicuramente. A tanti chilometri di distanza da qua le cose non sono finite, ci sono delle situazioni che purtroppo vanno ancora avanti. Com'è per te vivere queste emozioni? Cioè ti va di raccontarci come oggi le stai vivendo, se ogni tanto pensi a quello che purtroppo sta ancora accadendo nel tuo paese? No, ma anche in nazionale tanti ragazzi che giocano in Shakhtar Dinamo mi spiegano tutte le cose come vanno in Ucraina e fanno vedere anche i video che non trovi sull'internet perché non puoi mettere tutto e veramente quando dormi la sera e poi arrivano droni alla Kiev 50-60 e non sai da dove vieni, da dove può cadere, è veramente pericoloso, è sempre stare senza luce, quel periodo quando era 6 ore al giorno non c'è luce. Noi facciamo il nostro aiuto ma speriamo che finisce presto e noi solo difendiamo la nostra terra e tanti ragazzi hanno dato la sua vita per quello quello che adesso va speriamo che solo che l'Ucraina vince una libertà per l'Europa perché sappiamo che un paese che ti attacca,
che ha preparato quello da tanti anni per prendere il nostro territorio, che non hanno rispetto di nessuno, solo che l'Ucraina deve vincere, battere e mettere fuori quel paese fuori dalla nostra terra.